Hello, my name is Ross Ernie and I'm from London, and in August of 2019 I travelled to Sila in the southern region of Italy with my friend Angelo to film a documentary. I just want to talk a little bit about my first impressions of Sila. I remember the drive from the airport and these winding roads that we drove along, which were surrounded by these huge mountains which I'd never seen with my own eyes before. From the off, it was apparent to me that there were vast differences between Sila and London. My initial realization was that the concrete jungle of home really had little in the way of a positive impression upon me. When I was exposed to the wide open and green spaces of the region of Taverna, which is where Angelo's from, it was obvious from the beginning just how positive an impact this area was having on my mind and my mood. I remember thinking about all the cycling and the hiking that I would do if I lived in the mountains here. In London, life moves very quickly, and the city is often very congested. I generally feel that my relationship with the city can be somewhat toxic, and living there has often made me wonder if humans are really meant to be crammed into one metropolitan area altogether. There is also very little in the way of green, wide open spaces. So this initial exposure to Sila and the surrounding area was just simply breathtaking, and unlike anything I'd ever seen before. I remember feeling how lucky I was, and how it'd probably be a long time before I ever saw anything like this again. How it would be a long time before I'd get a chance to see with my own eyes and witness with my own senses this area of outstanding natural beauty. Such feelings, I think, sometimes can be perhaps lost on local people. When people are exposed to the mountains and the wide open green spaces for their entire lives, maybe they take for granted the impact that such an area can have on one's mind and their mood. But being a foreigner, I was able to look at this area with fresh eyes. I recall being shocked at the sight of one mountain in front of me only a few hundred meters away, and overwhelmed by the sight of the stars in the sky at night. I'd never seen in my life a sky so full of stars before. This trip has really provided me with several moments of reflection, moments where I would find myself thinking about my future and how I would love to live in a place like this. I feel that nature brought me in tune with my senses, and in turn this brought me in tune with myself, and this experience is one I'll treasure for the rest of my life. Such an experience has also made me think more about humans and our relationship to nature. These are ultimately the ideas that are discussed throughout our film. But firstly, let's preface this with some interviews with local people discussing the heritage and history of the region. La presenza dell'uomo in Sila, nella nostra montagna calabrese, risale a tantissimi anni fa. Si parla di prime presenze addirittura che risalgono a circa 700.000 anni fa. E da sempre l'uomo ha cercato di sfruttare dal punto di vista economico l'immenso patrimonio boschivo della Sila. È un patrimonio che è stato conservato dall'uomo, in modo particolare sono stati fatti dei tagli discriminati alla fine della Prima Guerra Mondiale per compensare quelli che erano stati, come dire, i danni di guerra. Una ditta tedesca ha tagliato parecchio, però per fortuna c'è stato chi ha provveduto già nel 1924 ad acquistare questi boschi, e sono stati, come dire, trattati bene, nel senso che ci sono stati degli esperti che hanno curato proprio la crescita di questi boschi. Il villaggio Mancuso e l'albergo delle Fate sono stati costruiti interamente in legno perché il proprietario Eugenio Mancuso aveva una segheria e
aveva anche dei grandi appalti nazionali e internazionali, e lui con queste sue segherie e con il taglio dei boschi vendeva legname per le grandi opere che si costruivano intorno agli anni '20. È il periodo dell'elettrificazione della Sila, è il periodo in cui si costruiscono i laghi, il lago Ampollino, il lago Arvo, sono proprio di questo periodo. Con la crisi del 29 invece questa macchina si blocca e lui resta con una grande quantità di legname invenduto. E allora cosa fa? Escogita l'idea di recuperare questo legname costruendo un albergo e un villaggio, del quale oggi sono rimaste solo pochissime case ancora in piedi. Il debito di guerra italiano è stato pagato con legname dei boschi della Sila. Sono venuti infatti inglesi ed americani a tagliare in maniera indiscriminata i grandi boschi che c'erano qui, il bosco del Gariglione e i villaggi, il villaggio Mancuso, il villaggio Racisi. Se infatti voi avete modo di vedere delle fotografie dei villaggi dopo il 45, vedete che non c'è un albero in piedi. Quindi tutta la foresta che si è sviluppata è successiva alla Seconda Guerra Mondiale. Il villaggio com'era allora e com'è adesso non c'è paragone. Tutto era bello. Pensa che 60 anni fa c'era la piscina, c'era il cinema. Noi quando abbiamo aggiustato la nostra Reinso era fatta con i criteri di adesso, con l'isolamento termico, però ci fanno arredo. Quindi ci pensavano alla natura e ci pensavano a... Appena piovano, alla primavera già cominciavano per me, consavano dove tutti i bagni consavano. Mio padre da ragazzo mi raccontava, veniva qui perché c'era lo zio che forniva il legname da una segheria d'acqua, alimentata d'acqua, forniva il legname per la costruzione di tutto il villaggio Mancuso e del villaggio Racisi. Che erano cresciuti proprio con un grande rispetto ambientale e un'architettura che si fondava con un grande rapporto simbiotico con la natura. Si era scelto infatti il legno perché oltre ad essere una materia prima abbondante in natura, era anche un materiale rinnovabile. Quindi paradossalmente possiamo dire che 60, 70, 80 anni fa c'era molto più rispetto per l'ecologia e per la costruzione di quanto non ce ne sia oggi che invece si continua a costruire in cemento che richiede un grande dispendio di energie per produrre la materia prima. Diciamo che oggi la montagna ha un momento di recesso rispetto al turismo balneare. La montagna ha bisogno di una cultura anche. È finita questa grande onda soprattutto degli anni '80, che in Sila ha portato anche a un eccesso di costruzioni in cemento. Head-turning decisions were made regarding the restoration of the economy after the forest had undergone a period of deforestation. An ensemble of people took charge in this attempt to restore the economy, including the debt of war being paid with the forest of Sila, all the while using the unsold lumber to build villages. Local people have always been replanting trees after the previous ones had been cut down. The limited access to advanced machinery has also prevented the acceleration of deforestation. Any transformation brought to the environment was therefore limited. Today, though, we can see the evidence of deforestation all around us. Large areas of forest are being cut to fulfill our economic needs. With the introduction of modern machinery, we had to introduce new rules to protect the forests from these faster and more efficient methods of deforestation. Areas of the Sila forest became protected and are therefore safe from construction and other forms of human intervention. Other areas all around the world have received the same treatment. Nonetheless, this cannot be seen as a universal remedy, as some developing nations have economic necessities that need to be fulfilled in some way. Since ancient times, we humans have been able to adapt to changes. We have found solutions to complex problems, and when it wasn't possible,
we simply learned to coexist with those difficulties, even though this forced us to change our way of life. This is how we succeeded in bettering our conditions of life and prospering for thousands of years. La tutela dell'ambiente non deve essere più riservata a un'elite di persone che si occupano semplicemente di tutelare quello che è l'aspetto paesaggistico, ma riguarda sempre di più la tutela della salute dell'uomo e della stessa preservazione della sua vita sul nostro pianeta. È ormai di tutta evidenza che lo sfruttamento delle risorse naturali non può avvenire senza tenere conto dell'impatto che questo comporta sull'ambiente circostante. Per tornare a noi, alla nostra Sila, quella prospettiva di sviluppo che riguardava questo splendido patrimonio naturalistico che si è pensato circa qualche decennio addietro, specialmente negli anni '80, quello di incrementare il turismo attraverso la realizzazione di seconde case, possiamo ben dire che sia fallito, nel senso che non ha prodotto né un miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista ambientale. Anzi, ci sono state delle conseguenze relative proprio alla gestione della realizzazione di questo tipo di attività da parte dell'uomo. Oggi però, ormai da quasi 20 anni dalla costituzione, dalla istituzione del Parco Nazionale della Sila, c'è tutta una nuova coscienza dal punto di vista ambientale, quindi tutte le amministrazioni, sia le amministrazioni locali che il Parco Nazionale, stanno cercando di valorizzare l'aspetto ambientale della nostra Sila, anche al fine di un miglioramento, di un potenziamento dello sviluppo economico legato allo sfruttamento della risorsa e coniugata al suo rispetto. Però nonostante questo, ai giorni nostri indubbiamente ci è pervenuto una risorsa naturalistica e ambientale di enorme pregio, tanto che in Sila nel 2002 è stato istituito il Parco Nazionale della Sila, che è uno dei primi 5 parchi nazionali italiani e che si estende per una enorme superficie. E quindi, dicevo, anche oggi è indubbiamente la Sila una grande risorsa ambientale che deve essere tutelata soprattutto. Deve essere tutelata, deve essere salvaguardata. E chiaramente non è che questo significa che nessuna attività umana possa essere svolta all'interno di questo splendido territorio, le cui bellezze naturalistiche colpiscono immediatamente la persona che si trova per la prima volta ad ammirarle. Nel 2002 nasceva il Parco Nazionale della Sila, che prendeva in eredità quelle che erano state le idee primordiali di un parco, con il Parco Nazionale della Calabria. Nasceva appunto perché voleva sviluppare in maniera più congrua, più globale, quello che era l'idea di un parco. Il 2004 venne alla luce il Consiglio del Parco Nazionale della Sila. Quindi era un po' anomalo questo parco, che non era racchiuso in un unico confine, ma era separato. Poi col Parco della Sila, il Parco Nazionale della Sila, si è provveduto, diciamo, a eliminare anche questa incongruenza. E c'è da dire pure che un ruolo molto importante lo svolge la governance del Parco Nazionale della Sila, sia a livello di pubblicità, ma quella che si diceva una volta pubblicità progresso, e sia a livello di finanziamenti concreti. Gli inizi, le prime riunioni di questo Consiglio non furono molto semplici e molto facili, perché bisognava coagulare ed assemblare gente che proveniva da posti diversi, con problematiche diverse, seppure unita
questa gente dall'interesse e dalla voglia comune di fare del bene nei confronti di questo territorio che ricadeva nel Parco Nazionale della Sila. Fin dall'inizio il Parco Nazionale della Sila veniva visto come un possibile sbocco lavorativo per queste popolazioni stesse. E questo è inutile scandalizzarsi, oppure è inutile fare i moralisti e dire con tante cose di positivo che il parco poteva portare o quel parco può portare, ci si sofferma soltanto al fatto materiale della disoccupazione. Però è bellissimo parlare di ecologia, di flora e di fauna, però non bisogna dimenticare che al centro di questa flora e di questa fauna c'è l'uomo, che è l'individuo principale di questo parco e che ha le necessità economiche, che poi oltretutto, andando incontro alle necessità economiche dell'uomo, non è che si fa un male nei confronti del parco, ma si aiuta l'uomo a far sì che anche l'ecologia, la flora e la fauna ne traggano, almeno teoricamente, dei benefici. Una grande scommessa perduta per la Sila è costituita dal famoso ente per lo sviluppo agricolo, la cosiddetta Opera Sila, che ha contraddistinto un momento di grande speranza e di grande rinascita per l'agricoltura e per lo sviluppo silano. Alla fine, infatti, degli anni 40, con la legge Sila, la legge di sviluppo agrario, promulgata sull'onda emotiva delle occupazioni delle terre del 49, i moti di Melissa, quindi si diede finalmente corso alla legge per l'abolizione del latifondo e in Sila si stanziarono dei soldi e si assegnarono le famose quote alle persone che sarebbero dovute rimanere per cercare di coltivare questi terreni silani. Ecco, l'agricoltura silana è un capitolo su cui si potrebbe dire molto. Oggi restano un po' le macerie, a dire il vero, di queste strutture che hanno contraddistinto una stagione molto bella per lo sviluppo. Io parlo delle strutture turistiche, specialmente degli impianti di risalita di Ciricilla, sui quali noi bambini siamo cresciuti. Parlo di strutture molto belle come era il Faggio, che è un albergo assolutamente straordinario. E quindi è stata una stagione di promesse non mantenute. Possiamo dire che l'uomo resta ancora legato a delle vecchie logiche, a delle logiche di sfruttamento, una parola anche antipatica, più che di rispetto per la terra. E allora si potrebbero fare molte cose per cercare di migliorare l'agricoltura silana. Per esempio, si fa un grande uso di pesticidi, si fa un grande uso di concimi chimici, e questo non fa bene alle falde acquifere, specialmente quelle che servono tutti i comuni limitrofi. Quindi si potrebbe fare molto di più da questo punto di vista per cercare di rendere l'agricoltura sostenibile. La mia esperienza negli lontani anni '80 è stata quella di lavorare, di costruire una cooperativa agrozootecnica e turistica per sfruttare le risorse ingenti che aveva il nostro territorio. E mi riferisco alle tante terre incolte abbandonate, all'idea poi che ha avuto il comune di costruire, di far nascere un'azienda zootecnica, di sfruttare i pascoli di sua proprietà montane che non erano utilizzati e quindi arrivare alla costruzione di un'azienda zootecnica. Poi sono subentrate anche le prime difficoltà economiche che non ci hanno consentito di andare avanti dove dovevamo arrivare. E quindi però nello stesso tempo abbiamo continuato a lavorarci con tante difficoltà, però la cooperativa è andata avanti. Era una realtà. Purtroppo poi quando io poi me ne sono andato, perché nel 1992 poi ho scelto un altro lavoro e quindi la cooperativa è durata 2 o 3 anni e poi è saltata tutta, è fallita. Questa ai tempi di oggi la cooperativa, se chi forse ha capito, chi ci ha lavorato, era proprio uno dei punti di forza che doveva essere un volano di sviluppo per questo nostro territorio. L'uomo, gli operatori tutti non sono riusciti a saper investire, a capire
che cosa vuol dire utilizzare questo territorio, che per noi davvero potrebbe essere qualcosa di sviluppo, soprattutto a livello anche turistico. Dividing the Sela forest into zones has helped agricultural space to expand further whilst avoiding an excessive advancement over natural habitats. In other case studies of forests around the world, we can see evidence of shrinking forest space in direct correlation with the growth of agricultural land. With a steadily rising population, the increase in agricultural land is very much a requirement for continued human survival. However, it doesn't have to come at the expense of the forest, as was the case in 2019 when fires were started and large areas of the Amazon forest were destroyed. Most of these fires were started by local farmers and herders in order to free up the land. Striking a balance between the increased cultivation of agricultural land and the destruction of the forest is also important to preserve biodiversity, because even a small change in the ecosystem can have serious repercussions for all of its organisms, including humans. A kind of complexity that develops in the biome of a forest only recovers after centuries, sometimes even millennia. Hence the creation of zones in areas like Sela might be a good step towards achieving this balance, at least from a short-term point of view. It has certainly also helped to benefit us directly, enabling concrete and wooden structures to be built for housing and tourism purposes, parking areas, and all round creating a more accessible, people-friendly space, although it all comes with its benefits and costs. Si parla di questi incendi che abbiano natura dolosa e che siano frutto della volontà dell'uomo di eliminare la foresta per esercitarvi delle attività di natura economica come l'agricoltura e l'allevamento. Ed è chiaro che chi ha questo obiettivo non si rende conto che la distruzione dell'ecosistema naturale e la distruzione di queste foreste che, come ho detto, costituiscono il polmone verde del globo, del pianeta, significherebbe la distruzione dell'uomo e degli altri organismi viventi. Il clima, anche se è cambiato, però a livello di agricoltura non penso che ha arrecato danni enormi. Non ci sono state devastazioni di boschi per utilizzarli a prata foraggiere o agricoltura di produzione. E poi basti pensare se si va nella zona di Ciricilla con le macchie, Spineto, Pantane, Mangiagrande, tutto. Sono tutti terreni che i boschi non esistevano, tutti terreni seminati di rive che possono essere tutti utilizzati a colture o pascolo. I boschi sono rimasti ormai per il bestiame e per i tagli culturali. C'era una parte di popolazione che vedeva nel Parco Nazionale della Sila non come uno strumento di sviluppo sociale ed economico, ma come uno strumento di diniego, uno strumento che avrebbe impedito, per esempio, lo svolgersi della caccia, avrebbe frenato lo sviluppo edilizio. Questo non è assolutamente vero, perché nel Parco Nazionale della Sila esistono due zone, la zona A e la zona B. La zona A è in effetti una zona un pochino ristretta, ma lo è perché se così non fosse noi rischieremmo non solo di non avere più il parco, ma rischieremmo di non vedere delle specie animali, tipo per esempio il lupo o gli scoiattoli che non stiamo vedendo più, rischieremmo di non vederli di sicuro in un futuro molto, molto prossimo. Perché in effetti poi nella zona B c'è la possibilità di fare delle costruzioni con determinati crismi, con determinate regole.
è una delle regole più importanti. È soltanto chi non vuole bene alla Sila, è soltanto chi non vuole bene al Parco Nazionale della Sila può non vedere o negare. Sono un po' di anni, insomma, che si vede una piccola ripresa, una ripresa commerciale anche dal punto di vista delle attività che stanno nascendo quindi nuove strutture ricettive, strutture extra ricettive come altri tipi di servizi, che ne so, tipo escursioni, trekking, le passeggiate a cavallo e tante altre attività di montagna che oggi sono più di moda, insomma, perché sta cambiando pure la mentalità del turista, nel senso va a ricercare non più, diciamo, un discorso di vitto e alloggio come si faceva tanti anni fa nelle strutture, ma la volontà e la voglia, insomma, di andare a conoscere, a spostarsi e conoscere bene quello che offre il nostro territorio, soprattutto a livello naturalistico, perché è un territorio molto ricco. Dobbiamo ringraziare principalmente l'Ente Parco Nazionale della Sila, che ha riservato anche in alcuni momenti di rigidità, comunque non consentendo magari determinate costruzioni, determinate attività che svolgevano in maniera continua su questo territorio, tipo anche la caccia di determinate specie animali, oppure il fatto del taglio degli alberi, che è stato in parte limitato, quindi ha consentito di mantenere questo tipo di ecosistema e questo territorio che ancora oggi è frequentato e, come dicevo, sta riprendendo una crescita anche da questo punto di vista. Sono l'ideatore di questo, insieme al un altro ragazzo, insieme a Massimiliano, di questa fantastica realtà. Questa realtà nasce 12 anni fa, dopo un viaggio che fecimo sempre insieme a Massimiliano in Canada. Abbiamo visto delle realtà naturalistiche meravigliose e noi, conoscendo la Sila, ci siamo detti perché non creare un qualcosa per far vivere la nostra montagna. Anche perché secondo noi la montagna qui è vissuta soltanto per fare la mangiata, per la dormita, il relax di una giornata. Quindi volevamo creare qualcosa, un posto dove vivere uno o più giorni, il bosco, quindi la natura, e fare soprattutto attività. Quindi vivere a 360 gradi quello che può offrire il bosco. Quindi abbiamo iniziato per gioco con Massimiliano facendo delle escursioni nei boschi. Dopodiché abbiamo avuto quest'idea di creare questo parco avventura, che alla fine sono una struttura che sta sugli alberi, molto divertente, una grande attrattiva sia per adulti che per bambini. Diciamo che ha funzionato, il merito è non solo nostro, ma soprattutto di quello che offre l'ambiente, di quello che è il bosco. Abbiamo fatto anche rilevare l'aria, è tutta l'area più pulita d'Europa. E poi abbiamo acqua di sorgente, quindi tutto sul puro. Abbiamo cercato di una politica dell'ecologia, quindi non utilizziamo plastiche, quindi tutto in mater bioplastiche. Ci teniamo tantissimo alla pulizia, quindi anche lo stesso nome Orme nel parco serve a indicare che quando tu stai nel bosco, fai un trekking o passi attraverso le montagne, l'unica cosa che devi lasciare sono le tue orme. Mi interesso del parco dal mese di novembre del 2018, quindi sono arrivato da poco tempo, tutto sommato. Però ho avuto modo già in passato, per la mia pregressa attività nel Corpo Forestale dello Stato come dirigente, di conoscere i territori, di conoscere le esigenze di questi territori montani e, se vuole, anche non montani. L'istituzione del Parco Nazionale della Sila, che nasce sulle ceneri, diciamo, del vecchio Parco Nazionale della Calabria, si estende per circa 75.000 ettari. In questi 75.000 ettari è possibile osservare quello che noi definiamo
una punta di diamante del Parco della Sila, che è la biodiversità. Biodiversità che è riconosciuta come una delle maggiori peculiarità di questo parco, un po' da tutti a livello nazionale. Qui c'è biodiversità animale, biodiversità vegetale, è veramente stupefacente quello che è possibile osservare in questo parco. Ma devo dire che tutti i parchi hanno delle peculiarità particolari, ognuna magari diversa dall'altra, ma tutti quanti tendenti comunque alla conservazione della natura. Fino a qualche decennio fa non c'era molta attenzione sulla tutela dell'ambiente, anche perché c'è stata una scarsa cultura che non è stata trasmessa alle generazioni successive. E purtroppo non mi è piaciuto il comportamento dell'elemento principe sia della mia esperienza politico-amministrativa sia del parco, cioè il comportamento degli uomini, perché in effetti tutti noi a livello di amministrazione, a livello di consigli nel parco, spesso e volentieri abbiamo messo fuori non tanto il nostro amore per la natura, per la fauna, per la flora e per l'equilibrio ecologico, ma quanto, seppur in maniera qualcuno velata, qualcuno in maniera molto esplicita, abbiamo messo in mostra i nostri interessi campanilistici. E la cementificazione che si è avuta negli anni subito dopo gli anni 70, dall'inizio degli anni 80 fino ad oggi, la cementificazione che si è avuta a Villaggio Mancuso è coincisa anche con spesso e volentieri con le ferite che noi, principalmente l'uomo, quindi noi in prima persona, abbiamo cercato di infierire nei confronti dell'ambiente e nella fattispecie nei confronti delle zone ambientali che ricadono nell'ambito del Parco Nazionale. Relativamente poi alle modalità di realizzazione delle strutture in Sila, la conformazione attuale nasce da una progettazione vecchia che appartiene ad una modalità di costruzione superata dall'attuale piano regolatore, in quanto l'attuale piano regolatore prevede delle prescrizioni particolari che poi sono sempre vagliate sia dall'ente parco a livello di autorizzazione sia anche dalla sovrintendenza, che vanno nella giusta direzione di conservare l'identità dei luoghi, quindi anche costruire con determinati criteri rispettosi dell'ambiente e che si sposano con l'ambiente silano. Non è solo un'operazione d'immagine, ma è soprattutto un qualcosa che va nella direzione di rispettare l'identità dei luoghi. Quindi sicuramente tutte le realizzazioni che verranno effettuate negli anni futuri dovranno avere ben chiaro queste due direttive, che sono il rispetto del paesaggio, quindi l'integrarsi con il paesaggio, e soprattutto il rispetto dell'identità dei luoghi, perché la memoria è un qualcosa di prezioso che va tutelato. Ovviamente all'interno di un parco nazionale è possibile realizzare delle costruzioni, ci mancherebbe altro. Queste costruzioni in queste aree protette devono però rispettare alcune norme. Le norme in particolare sono quelle legate al rispetto del manufatto che viene realizzato con il contesto ambientale. Qui non è possibile costruire un palazzo di 10 piani, bisogna costruire
bisogna realizzare delle costruzioni compatibili con l'ambiente, che possibilmente siano ad emissioni ridottissime, quindi scarso utilizzo di materiali che vengono utilizzati per il riscaldamento e che non provengano da fonti rinnovabili, quindi quello bisogna certamente evitarlo. Ci sono tante realizzazioni, tante costruzioni in legno, degli chalet in legno molto belli, e certamente quelli si inseriscono benissimo in un ambiente di questo tipo. Fra poco sarà inaugurata la Città della Scienza, che è un'opera che indubbiamente sarà molto utile allo studio dei fenomeni naturali, allo studio della natura e dell'ecosistema in genere, e questo comporterà ovviamente un tipo di sviluppo turistico che è perfettamente compatibile con la tutela della salvaguardia ambientale, anche perché consentirà al nostro territorio di essere visitato da un tipo di turismo che è il turismo giovanile, quello scolastico, verso il quale può essere molto più efficace una politica di sensibilizzazione nei riguardi della tutela ambientale. Quindi io mi auguro che queste sinergie tra le varie amministrazioni, questa nuova consapevolezza da parte sia dell'amministrazione che dei cittadini consenta di salvaguardare questo immenso patrimonio naturalistico e poterlo tramandare alle nuove generazioni, nei confronti delle quali abbiamo il dovere di mantenere intatto un ambiente così splendido, così incontaminato come il nostro. La scienza se è utilizzata bene, può essere, diciamo, anche una risorsa per la tutela, diciamo, ambientale, perché ormai sappiamo ci sono degli studi avanzati che ci consentono, diciamo, di effettuare delle costruzioni che ad impatto, diciamo, ambientale zero. Ma sicuramente per rilanciare il turismo montano si potrebbe fare moltissimo. Oggi nel terzo millennio le possibilità tecnologiche sono aumentate enormemente, però paradossalmente in Sila i servizi sono diminuiti. Ricordiamo che la Sila Piccola nasce come stazione climatica, quindi vuol dire un posto famoso per l'aria secca, per l'aria salubre. Fino agli anni 50 la tubercolosi si curava coi soggiorni montani, non c'erano altre terapie migliori che non proprio il cambiamento climatico, il cambiamento di altitudine. Questa è una grande ricchezza ora che potrebbe essere rimessa in moto, ma non solo, anche percorsi di valorizzazione, ad esempio, della risorsa boschiva, perché il bosco ha necessità di essere tagliato, di essere mantenuto. E si potrebbe fare moltissimo ancora per cercare di qualificare la Sila con un turismo responsabile, con un turismo ecologico, con un turismo culturale. Però anche qui mancano le infrastrutture, mancano i servizi più essenziali, perché oggi nel 2019 se fate un giro al villaggio Mancuso trovate chiuse molte strutture alberghiere. Il parco registra una presenza turistica non destagionalizzata, ma raggruppata in periodi molto ristretti dell'anno. Sto parlando del periodo estivo e del periodo invernale. Il periodo invernale perché siccome ci sono sul territorio del parco delle piste da sci, quando c'è l'innevamento registriamo un notevole afflusso degli amanti dello sci. Registriamo purtroppo che non tutti coloro che vengono al parco per trascorrere una giornata in tranquillità lasciano pulito laddove hanno consumato un pasto, laddove si sono divertiti per l'intera giornata.
questa tipologia di turismo qualche problema ce lo sta creando. Stiamo cercando di tamponare cercando di fare educazione nei confronti di queste persone, cercando di sensibilizzarli il più possibile. Ovviamente la massa diventa non sempre facilmente gestibile, però noi ci stiamo provando e ci impegneremo in tal senso. Tourism has evidently magnified the problem of waste in Sila, both directly in the form of rubbish left behind in the forest, and indirectly in the form of abandoned buildings. For these empty, wasted spaces constitute the presence of humans and the marks we leave on the world around us. But how do we control the inevitable problem of waste? Is the issue of pumping our waste wherever is most convenient for us a problem so ingrained within ourselves that it is next to impossible to collectively fix? The negative impact of human activities can also be felt through the air that we breathe, which becomes compromised by large quantities of pollutants. We see the impact this has on cities, and the differences in air quality when compared to places like Sila is striking. The Hirivolo zone hosts some of the cleanest air in Europe due to its high altitude and relative isolation from civilization. In the vicinity, the area of Ariglione also has some of the freshest mountain air in Sila. Again, this is an area that is relatively isolated from large numbers of people, and its ecosystem has flourished over hundreds of years as a result. These locations are proof that biomes can continue to flourish when isolated from heavy human activity. Clean air is in abundance, and so is fresh spring water. This then highlights a significant issue in enticing tourists to places like these, and evidently having to compromise with this increasing harm on any local environment. Ultimately, a balance must be struck when it comes to solving the dilemma of tourism. This is obviously easier said, but if we seek to teach people to have a collective respect for the natural environment, we can be one step closer to having an area that is not dominated by man for our own selfish needs. Secondo me è un problema di cultura nostra, perché le ripeto, noi è facile dire l'amministratore comunale. L'amministratore comunale è vero che ha le sue colpe, però ti ripeto, vengono a prenderci la spazzatura sotto casa, quindi buttare una busta della spazzatura è una questione personale, quindi se tu vai a portarli in un luogo vengono a prendertela sotto casa. Purtroppo camminando nei boschi della Sila si nota la presenza che c'è stato l'uomo, si nota quello che la presenza dell'uomo ha lasciato, dai vari rifiuti, dalle plastiche, dalle bottiglie, addirittura qualcuno dopo aver pranzato, dopo aver trascorso una giornata, lascia le buste piene di rifiuti vicino ai fiumi, eccetera. Secondo me non stiamo trattando bene, io parlo di una cosa generale, perché purtroppo non rispettiamo quello che è la terra in sé, quindi, però questo non deve essere motivo per continuare a farlo, ma deve essere motivo di cambiamento, comunque per le persone, per i ragazzi che comunque crescono come noi,
però comunque ragazzi di 12-13 anni che comunque si cominciano ad ambientare nella natura devono capire che è una cosa importante, perché alla fine questa è casa nostra, la terra dobbiamo essere noi a curarla, non deve essere, non è che c'è qualcun altro. Quindi è importante prendere una forma e portarla avanti, una forma di comportamento verso che poi è la cosa più importante, no? Perché la natura è quello dove stiamo noi, cioè stiamo noi, quindi non è che... È importante che le nuove generazioni siano educate, ma educate con una materia che deve avere lo stesso valore della lingua inglese o della matematica, perché è una materia affascinante, una materia bella, ma soprattutto è una materia che ci dà da vivere letteralmente, perché se noi continuiamo ad inquinare tutto quello che c'è di inquinabile, è chiaro che poi a lungo andare anche la vita sul nostro pianeta sparirà. Già ci sono i segnali di questo snaturamento, basti pensare al riscaldamento globale, no? Se ne parla come se si trattasse di un qualcosa di molto lontano, invece già in mezzo a noi, nelle nostre montagne della Sila, la famosa coltivazione della patata della Sila, è una coltivazione che richiede un uso eccessivo di acqua, non dico d'altro, ma quantomeno di acqua, e l'acqua non è un bene che è garantito in eterno, è un bene che bisogna utilizzare con cautela. C'era qualcuno che diceva che la prossima guerra mondiale non sarà più per il petrolio, ma sempre per motivi economici, ma sarà per l'acqua. Ci sono alcune amministrazioni che l'acqua l'hanno dichiarato, le battaglie degli ambientalisti, dei Verdi, sono state fatte proprio per l'acqua bene comune, invece ci sono alcune realtà che l'acqua è privata, basti pensare alla Sicilia e quello che si è fatto per l'acqua, perché lì è una materia prima che non c'è, ce n'è poca e quindi quella che c'è si tende a farla renderla al massimo. Però, ripeto, è inutile che ci si giri intorno, il problema grosso è quello culturale. Purtroppo è il sistema che non va, è una cosa più grande dei giovani e i giovani non hanno i mezzi per cambiare, perché c'è sempre qualcosa che va contro il volere dei giovani. Possono riuscirci, sì, per un poco, ma se non cambia il sistema, la mentalità della gente non si va avanti. Io purtroppo sono dovuta andare via dalla mia terra e ci ritorno per vacanza, per scoprirla, ma non per restarci, ecco. Comunque è compito di tutti, ci devono provare tutti, però devono cambiare soprattutto la mentalità, soprattutto qui nel sud ad esempio non è molto radicata questo pensiero e dovremmo cambiare radicalmente. Allora, certamente questo paesaggio che, come le dicevo prima, è pieno di biodiversità, sta forse subendo qualche piccolo problema legato ai cambiamenti climatici, anche se ad oggi certamente non è possibile quantizzare questo fenomeno, ma certamente i cambiamenti climatici ci preoccupano perché potrebbero incidere su questa tipologia di paesaggio che è estremamente delicato, cioè qui è tutto in equilibrio. Se uno dei tanti fattori che rendono questo equilibrio al momento stabile si dovesse modificare per via dei cambiamenti climatici, ne subirebbe non voglio dire un disastro perché la parola è grossa, ma ne subirebbe le conseguenze un po' tutto l'ecosistema, che è eccessivamente delicato. Questo sì, è preoccupante. Diciamo che tutti noi, tutti gli esseri del pianeta dovrebbero cercare di riflettere bene su quello che facciamo giornalmente per evitare maggiormente che si possa provocare una situazione devastante, perché pare che i ghiacciai si stiano sciogliendo sempre più e che le acque, i mari si stiano innalzando sempre più, quindi ci può essere qualcosa di drammatico alla fine, no? Però in questo mi piace che ci sono gli ecologisti, ci sono le persone che ci tengono molto all'ambiente, che in qualche modo tamponano
il da farsi. Negli anni è cresciuta una cultura ecologica che prima non c'era, perché la Sila storicamente è stata abitata da pastori e da boscaioli, no? Però paradossalmente pastori e boscaioli avevano un meccanismo preciso di vita che era in sincrono con la natura, quindi con le stagioni, e anche vivevano perfettamente conservando il valore del bosco, il valore della natura, il valore degli animali. Quindi fino a un certo punto, diciamo, c'era una cultura pre-ecologista che però era una cultura conservativa, in cui si faceva per esempio il carbone, ma con il taglio del bosco. Gli animali avevano assolutamente un rapporto in cui non potevano essere distruttivi per la natura. Poi improvvisamente, con il passare del tempo, l'uomo è diventato sfruttatore della risorsa, no? E quindi ha cominciato un po' a sfruttare i suoli, i terreni, ha cominciato a costruire. Negli ultimi tempi si è fatta avanti una nuova cultura ecologista, però è una cultura ancora su cui c'è moltissimo da lavorare, perché tuttora la Sila Piccola è sfornita di alcuni servizi essenziali. E io penso che ci voglia una grande presa di posizione dei comuni ai quali appartiene la Sila. Io dal mio punto di vista, chiamiamolo così, sia religioso che filosofico, non ritengo che l'uomo sia il padrone della risorsa naturale. L'uomo deve e può sfruttarla coerentemente con la presenza sua all'interno dell'ecosistema, quindi degli altri esseri viventi. Io non ritengo che l'uomo possa deliberatamente decidere di sfruttare solo per sé e in questo caso solo per un'unica generazione, a discapito di tutti gli altri esseri viventi e delle generazioni future, una risorsa naturale. Quindi prima di ogni cosa c'è la salvaguardia dell'ambiente, ma non perché è, come dicevo, un vezzo, no? Un hobby di chi sta bene economicamente, quindi non ha bisogno di sfruttare la risorsa naturale e decide di fare l'attività benefica di tutela dell'ambiente, no? Perché penso che sia un preciso dovere, appunto, per salvaguardare le future generazioni, nei confronti delle quali abbiamo l'obbligo di tramandare le condizioni di vita migliori di quelle che abbiamo avuto le generazioni precedenti, e anche perché non ritengo sia giusto questo sfruttamento da padrone da parte dell'uomo sulla risorsa naturale. Sono sensibilizzate tanto le nuove generazioni, perché il messaggio che arriva anche tramite i social, forse sono meglio di noi, che siamo gli adulti e siamo i genitori. Però non lo so se è grazie alla Greta, no, ma la ragazzina, che le scuole stanno facendo anche un buon lavoro per i giovani. Non sempre funziona, però diciamo che è un buon inizio. Alcuni lo recepiscono questo messaggio, altri invece no, però la maggior parte lo recepiscono. Di fronte alla nostra generazione sono più interessati comunque. A me è un posto che piace, la natura in generale. Spesso quando posso diventa il mio rifugio in quella che è comunque la routine quotidiana, quello che è lo stress a cui le nostre abitudini ci portano, perché comunque è un modo per potersi riconnettere con la frequenza del pianeta, diciamo, no? Che è dentro di noi, che ognuno di noi ha. But this journey I've been on has taken on a much grander significance for me than a simple study of one area of the world. It has shown me the deeper meaning behind our relationship as humans with nature, but also the challenges that we face in making sure that our planet is safe, whilst balancing these practices with various economic and social issues. If this journey to Sila has taught me anything,
It's that it's unrealistic to think that we can actually go too far in one direction. For example, banning fossil fuels tomorrow will have seismic economic consequences across most parts of the world. It is important for us to have balance. We cannot afford to tip the scales too far in one direction. But is this really where our conflict lies? Is the struggle we face in solving the climate crisis really just as simple as striking a collective balance between what we want now versus what we want our future to be? One thing I do know is that it is human nature to only make fundamental changes in the wake of a tragedy. I have learned during my journey to Sila that it is essential to have an organisation that deals with the way in which we treat the environment. Changing our policies according to scientific consensus is crucial if we want to preserve the natural order. If we are afraid of adapting our lives to accommodate the ever-changing climate, then we can be sure that it will be automatically done for us. The people of Sila are well aware of this. They have proactively made some changes to the locality with environmentalism and the climate crisis in mind. Some of these alterations to the park are made not only to sustain the natural beauty of the area, but are also made so that they can limit the destructive impacts that human activities have had over natural areas such as this. We are currently witnessing the negative environmental impacts across the world as a result of technological and economic progress, especially in heavily forested areas. And if we don't take action in our daily lives now, places like this across the world may not be here in the future for us to enjoy. The experience of being in a place so beautiful is something I personally felt grateful to witness with my own eyes. Grateful to be completely present in the natural environment, away from artificial stimuli. The feeling of simply being, of breathing the fresh mountain air, of embracing the beauty of life.